dovrei cambiare il mio DNS? È una domanda che mi viene spesso rivolta. Ci sono diversi motivi per cambiare i DNS dei nostri computer, ma prima di tutto cerchiamo di capire che cosa è un DNS. Il DNS fa l'equivalente di quello che fa per noi la rubrica telefonica del nostro smartphone, cioè nel momento in cui noi vogliamo chiamare qualcuno, cerchiamo il suo nome nella rubrica e automaticamente il telefono compone il suo numero. Quando invece vogliamo aprire un sito sul nostro computer, digitiamo per esempio l'indirizzo del sito che è www.google.it e il DNS trasforma questo indirizzo in un numero che si chiama IP e che ci consente di aprire quel sito. Cosa succede però? Che i DNS sono suscettibili a livello di sicurezza di un attacco che si chiama DNS hijacking. Quando un DNS viene attaccato, si può far sì che noi crediamo per esempio di aprire il sito della nostra banca, ma veniamo dirottati su un sito fasullo che ha tutto l'aspetto del sito della nostra banca, ma è fatto ad arte per carpire le nostre credenziali di accesso e rubarcele. Il secondo motivo per cambiare il DNS è la velocità, perché i DNS dei singoli provider sono solitamente molto affollati e quindi hanno un tempo di risposta maggiore rallentando la nostra navigazione. Il terzo motivo è quello della privacy, perché i DNS dei nostri provider trattengono e memorizzano tutte le informazioni relative alla nostra navigazione. Il quarto motivo per cui cambiare un DNS è la visibilità dei siti. Tramite i normali DNS a volte può capitare che alcuni siti non siano visibili. Per fortuna abbiamo la possibilità di utilizzare dei DNS gratuiti che ci vengono messi a disposizione da aziende come Google oppure Cloudflare in modo da migliorare la nostra navigazione. Andiamo a vedere come. Quella che vedi qui è una macchina Windows 11 appena installata. Per prima cosa apriamo il pannello di controllo. A questo punto andiamo sulla sezione Rete e Internet. Quindi su Centro connessioni di rete e condivisione e qui andiamo a cliccare su Modifica impostazioni scheda. Sulla nostra scheda di rete clicchiamo con il pulsante destro e scegliamo l'ultima voce, Proprietà. In questo elenco dobbiamo selezionare Protocollo Internet versione 4 e fare doppio clic. Quasi sicuramente anche il tuo computer avrà questo aspetto. La sezione che ci interessa è quella in basso. Selezioniamo la voce Utilizza i seguenti indirizzi server DNS. Come DNS preferito o primario, digitiamo 8.8.8.8, che è l'indirizzo che ci viene messo a disposizione da Google. Come indirizzo DNS alternativo o secondario, digiteremo 8.8.4.4 e a questo punto clicchiamo su OK, ancora su OK e possiamo chiudere le nostre finestre. Prima di proseguire facciamo una prova per accertarci che tutto sia andato bene. Apriamo il nostro browser e digitiamo un indirizzo. Bene, direi che i DNS funzionano. Attenzione però, gli indirizzi di Google, quelli che ti ho appena fornito, non sono gli unici DNS gratuiti disponibili. Ci sono ad esempio anche quelli di Cloudflare, che è un'azienda che si occupa di sicurezza. In descrizione te li lascio entrambi, in modo che tu possa fare qualche prova per capire quali sono quelli che funzionano meglio per te. Personalmente ho sempre utilizzato quelli di Cloudflare, però recandomi da diversi clienti ho notato che, a seconda magari della linea o della zona, uno funziona meglio dell'altro. Quindi, una volta che avrai accertato qual è quello che ha per te le prestazioni migliori, ti sarei grato se volessi farmelo sapere nei commenti. A questo punto non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.